Ho dormito in macchina per 2 anni. Ha scappata di casa! È giunta l'ora di aprire gli sportelli di casa mia e mostrare come per 2 anni ho vissuto in macchina tentando di fare da sola il giro intero dell'Australia. Ma non eri un ingegnere? Ma. Mostrerò anche alcune tecniche che ho utilizzato per rendere questo stile di vita non solo fattibile, ma anche il mio preferito in assoluto. Ma ora basta preamboli, questa è una mia giornata tipo. Eccomi, buongiorno. In appena 40 secondi di video siamo già nella mia camera da letto. Non te l'aspettavi, eh? Neanche io mi aspettavo di trovare lui sulla soglia di casa. In realtà non dovrei stupirmi, considerando l'accoglienza ricevuta ieri, appena arrivata in questo campeggio all'interno di un parco nazionale a nord del New South Wales. Siamo a maggio 2021, sono in Australia da 18 mesi intensissimi, tutti raccontati negli episodi precedenti, e da 40 giorni viaggio a tempo pieno. In 2 anni ho sempre parcheggiato e dormito circondata da canguri? Assolutamente no. Ma le giornate passate sulle piazzole di sosta dell'autostrada ve le mostro un'altra volta. E poi quando è gratis? Oggi sono qui, proprio sull'oceano. Dicevo, è mattina e pare che stanotte abbia piovuto. Non un grosso problema per me, ma sicuramente per la mia amata bici, costretto a passare le notti legata al cerchione posteriore. Prima cosa da fare svegli, non so tu, ma io vado a pisciare. Sì, proprio dietro quei cespugli. È sempre così? No. Il privilegio di sedermi su una tazza dietro una porta chiusa capita spesso, ma per oggi va così e vi mostro dopo perché. Come mi lavo? Anzi, mi lavo. Sì. Nonostante vivo da sola, mi impegno a lavarmi giornalmente. Grazie. Una bottiglia con un tappo a pressione può raggiungere qualsiasi superficie e cavità. È sempre così? No, le docce integrali e l'acqua corrente capitano spesso. Ma anche questo ve lo spiego dopo. E passiamo alla cucina. Sarò sincera, qui a maggio 2021 è ancora molto minimal. Credenza e tavolo da pranzo non arriveranno mai, ma cambierà molto nel corso di settimane e mesi, adattandosi alle mie esigenze che capirò continuando a viverci dentro. Ci tengo a mostrarla in questa fase però, perché anche se ho pochissime cose, con un po' di ingegno riesco a passare giornate incredibili. E cosa c'è per colazione? Un pancake proteico, che in realtà ho cucinato ieri nella cucina di un ostello. Gli altri alimenti, burro d'arachidi, miele, una banana, possono tutti stare fuori dal frigo e si mantengono in questa borsa termica, che poi è anche la mia dispensa, nella quale ogni cosa è indispensabile. Non c'è spazio per oggetti o alimenti inutili. E qui arriva la mia parte preferita. Mangiare con una vista diversa ad ogni pasto e raggiungerla senza passaggi intermedi. Non devo cambiarmi i vestiti, o pettinarmi, o controllare che le finestre a casa siano chiuse, o tirare fuori la macchina dal garage, trovare parcheggio, niente. Pochi passi e bam. Questa è la vista di oggi a colazione. E qui, cos'è che percepisci? Solitudine o presenza? Pericolo o conforto? Ti verrebbe da dirmi di mettermi al sicuro, al riparo, di cercare qualcuno o qualcosa che non sia già qui nei miei occhi. Ci vuole coraggio ad essere qui. O ci vuole coraggio a perdersi in questo momento. Ma sei grosso,
questo punto, colazione, passeggiata, pausa di riflessione fatta, come procede la giornata? Ci sono due opzioni. 1. Se sono parcheggiata in un posto senza bagni o con bagni non usabili, allora mi dirigo verso il posto più vicino che abbia quelli pubblici, che qui posso assicurarvi sono disseminati ovunque e vengono puliti costantemente. O, ancora meglio, e qui vi svelo il mio trucchetto, vado in una palestra, di cui ho l'abbonamento, che ha più di 500 sedi in tutta l'Australia, aperte 24 ore su 24. Questa è la situazione di me nei bagni delle palestre. Allora, mi sono fatta la doccia, adesso sto caricando sia il computer che il telefono, c'ho l'acqua, caricato le cuffie E poi proseguo verso la meta successiva, che sia una biblioteca per lavorare qualche ora o un posto da visitare. Seconda opzione che capita più raramente. Mi fermo nello stesso campeggio per una seconda notte, come oggi. Perché dai, la combo canguri più oceano è devastante. E poi un mini bagno c'è, in alternativa ai cespugli. E mi è venuta fame, ma prima di mostrarvi il menù del pranzo siamo tutti d'accordo che il mio outfit merita di essere raccontato. Felpa numero 1 e felpa numero 2 perché sì, è maggio, ma qui è autunno e sull'oceano tira sempre vento. Al sole si sta bene, ma quello australiano brucia particolarmente perché il buco dell'ozono è poco distante da questa parte di globo. Il cappello parasole sotto il cappuccio non è solo un elemento che bilancia la scala cromatica, ma mi sta anche salvando la vita. Come per la colazione, anche tutto quello che mangio a pranzo, anche se conservato fuori dal frigo, non mi provocherà una corsa verso quel parallelepipedo giallo in fondo. Quindi uova sode, pane, insalata mista e chi me sposta. E ora attenzione a quello che sta per succedere. Sono particolarmente affezionata a questi pezzetti di video, perché racchiudono l'essenza di quello che ho vissuto nei 2 anni appena iniziati. Ovvero che vivendo nella natura, seguendo i suoi ritmi, rimanendo in ascolto, rimanendo aperti, allora lei ti premierà, qui e ora. È il 10 maggio 2021, mi trovo... Mi ricordo come si chiama questo posto. Sono circa 40 giorni che sono in viaggio. Va tutto bene, direi. Sto per guardare il tramonto alle mie spalle. Poi credo devo lavorare un po'. E devo sistemare il letto in macchina. Poi ceno, poi mi corico e domani mattina penso mi faccio il bagno qui. Poi riparto. Questo video è per ricordarmi che non c'è bisogno di nient'altro quando sei in stretto contatto con la natura. Tutto quello che c'è intorno, il rumore che c'è intorno, quello che vedi intorno non ti assale, sta lì. Se vuoi lo guardi tu, se vuoi lo ascolti tu, non ti chiede soldi, non ti chiede attenzioni, non ti chiede niente. Ed è passato un giorno. Sono stata 2 settimane a Sydney, poi 3 giorni a Newcastle, un giorno a Port Arthur. E subito ti riavvidi a quella vita delle città. Ma in realtà ti forzi a rientrare in quella vita. E poi bastano 2 ore per ricordarti che questo è tutto quello che serve. E va bene, adesso guardo il tramonto. Andiamo.
Ready to sleep. Da quanto è enorme questo letto. Ci piacciono una persona. Uno. Io. Ieri. Arrivano di quello giusti. Ci sono questi ragazzi. Devo trovare fazzoletti. La luce. Con la luce. Vedi? I fazzoletti. E ora ammazziamo qualche insettino che si è infiltrato. Te non dovresti stare qui. Mi dispiace. Ma tu sei proprio una mosca. Ma guarda che cazzo ci fai io prima a me, porco. Poi per la safety mi chiudo dentro. Ecco. Le chiavi le metto qui. Qui c'è l'acqua. Le chiudo con la molletta. Così il sole non mi disturba. Anche se poi qui c'è una voragine aperta perché non l'ho ancora aggiustato. Ma va bene. E sistemo pure questo. Siamo pronti. Si sbacia. Questa giornata finisce così. Domani sarà un giorno simile, ma niente di quello che vedrò o sentirò sarà uguale ad oggi. E così dopodomani e il giorno dopo ancora. Sono ancora ignara però che tra appena 10 giorni, attraversato il confine con il Queensland, il mio piano di fare il giro dell'Australia sarà messo di nuovo in discussione. Iscriviti al canale per sapere quando usciranno i prossimi episodi, tra cui il tour dettagliato di casa mia. Se nel frattempo vuoi sapere come, senza nessuna conoscenza di automobili o carpenteria, ho trasformato questa station wagon, ti lascio qui il video. Beh, basta. A presto.